Ciao ragazzi, finite di rollarvi le vostre sigarette, tranquilli. Allora, questa musica la sentiamo solo noi in realtà, loro non sentono questa musica perché i microfoni sono ben isolati. Ovviamente dobbiamo cercare di parlare più vicino possibile, poi la regia mi fa un cenno, si sente tutto. Mi passate quel cocktail? Mi date un accendino? Ce l'ho io. No, non è vero. Anche l'accendino, per favore. Mi dai l'accendino? Bene ragazzi, allora Buonasera. gli attori di Linfa Vitale, Esattamente. corto in concorso, arte settima, festival, bla bla bla. Quante volte vi è capitato di guardarvi in un grande schermo con il pubblico in sala? Più o meno. Allora, riguardarsi è sempre un trauma. È come se fosse un super scanner sul lavoro che fai. Quindi da un lato io mi ricordo, stavo girando un film, la trilogia di Smetto quando voglio, e avevo la fortuna di lavorare con Luigi Locascio ed ero terrorizzato perché era un lavoro molto grande. Ma nel 3? Ero nel 3. Eri uno degli assistenti? Ero lo scagnozzo di Locascio. Ma nei flashback o nel... Sia nel flashback che nella realtà. E ti hanno invecchiato? Mi hanno invecchiato, insomma, sono passati quasi... ma che figato. Era il 2000, avevo 26 anni, sono passati quasi 6 anni e lui mi diceva: Giulio, riguardati, vieni al monitor, ma non per... serve per il nostro lavoro, perché tu puoi imparare da quello che hai fatto prima. Difficilmente si gira in sequenza, però puoi capire delle sfumature da utilizzare poi nella prossima scena. Figo, interessante. E da lì ho imparato a rivedermi con molta difficoltà. Faccio fatica perché per un attore, secondo me, l'importante è sempre volgere al miglioramento. Quindi fai molta fatica nel rivederti perché noti tutti i difetti. Certo, però immagino. diciamo in un corto così, in un lavoro così, soprattutto in Linfa Vitale, che è un personaggio che ho amato tantissimo. Ed è anche uscito bene, questo te lo dico io perché non Ti puoi dirtelo da ringrazio, solo. ti E ringrazio. quando un personaggio esce bene, ovviamente è anche un po' più facile, immagino. Sì, fai meno fatica a Chiaro, rivederti. chiaro. Ma non perché è un personaggio sulle tue corde, è più perché in un corto così non noti l'attore, non noti la performance di un attore, ma vedi come tutto un ensemble funziona, no? Certo. Quindi il lavoro mio, il lavoro di quello può Dario e il essere lavoro magari di il limite Caterina. per un regista, dire magari io non faccio accedere al monitor gli attori per evitare che guardino le performance degli altri. Ma Boh, no, non lo so. Sì, potrebbe essere un... Perché tu effettivamente vedi anche il lavoro del regista stesso. Sì, vedi l'inquadratura, La vedi la fotografia, scena, vedi la direttore fotografia, vedi come è postata la scena. Però al di là del set, del lavoro del set, tu quando rivedi il corto, cioè nel senso, in questo corto si vede che funziona un ensemble recitativo totale. Certo, ma è un corto molto sugli attori comunque, no? Quindi funziona il mio lavoro, funziona quello di Dario, funziona il lavoro di Caterina. Sì. Quindi faccio meno caso al mio lavoro perché Certo. mi abbandono alla storia. Ecco. Anche la scenografia, gli oggetti. Invece Sì, esattamente. tu sei volevo dire giovanissimo, quest'ultimo- innanzitutto, sei più giovane di Esatto. noi vecchi. No, non lo so. Penso di sì. Allora, anche io diciamo che ovviamente lascio fare quella parte al regista, al direttore della fotografia, cioè ci pensano loro. Io sto lì, è come se non ci fosse la telecamera per me. E poi però quando ti rivedi dopo nel corto, anche vedere qualcosa di diverso rispetto a quello che sei te, per me è molto interessante, perché ovviamente da un certo punto di vista ti dici effettivamente il lavoro è riuscito, perché io non mi rivedo in questa persona. Quanti giorni di ripresa avete fatto più o meno in totale? Allora, mi sembra abbiamo fatto 5 giorni, 4. Abbiamo fatto 3 giorni Nella casa? più una opzione, cioè nel senso abbiamo girato l'ultima scena, quella mia in Nella macchina, macchina, ok. la prima metà giornata, Ok. cioè il primo tramonto di lavorazione. E poi abbiamo girato altri 3 giorni, in realtà erano pochissimi,
È per un pochissimo, è corto pochissimo. così complesso. Anche per ottenere quel tipo di comunque interazione tra Sì. i personaggi, nemmeno gli attori, i personaggi proprio. No, bello, bello. Quindi tu non conoscevi né Giulio né l'attrice sul set? Allora, io non li conoscevo, ci siamo incontrati io e Giulio a un corso di teatro Ah, e poi appunto mi hanno chiesto di fare questo provino. Poi ci siamo incontrati per un caffè e niente, però poi subito è nato qualcosa di forte tra di noi, perché poi anche il viaggio l'abbiamo fatto insieme. Quindi c'è stata tanta condivisione. Dove comunque. avete girato? E voi di dove siete? Abbiamo girato in Molise, Ah, avete a girato in Molise? Campobasso. A casa del regista? No, era... Oddio, non lo so in realtà. Era Vabbè, No, era una location che abbiamo trovato per il corto ok. in Molise, però a Campobasso. E Voi dove siete? Di Roma? io sono molisano. Tu sei come della stessa Però pelle. sì, io e Fausto siamo cresciuti insieme, Sì, ci sì, conosciamo l'ha da detto quando prima. eravamo bambini e abbiamo fatto delle prove a Roma. Io diciamo l'ho aiutato nella ricerca del cast. Abbiamo fatto un provino sia a Dario che a Caterina e ci siamo visti delle volte a Roma e poi siamo andati in Molise e abbiamo deciso di lavorare in quei giorni. Abbiamo girato in una villa a Campobasso. Sono pochi, 3 giorni alla fine per quanto 15 minuti, un po' meno, 14 minuti di corto. Sì. Vuol dire comunque ritmi elevati. Guarda, Avete fatto delle prove prima? abbiamo fatto una prova a Roma in una sala ma veramente ridotta, Una lettura. diciamo. una lettura, e ci siamo un po' abbandonati a quello che era la stesura, no, del corto. Abbiamo lasciato un po' spazio all'improvvisazione e sì, i giorni erano pochissimi. Considera che siamo arrivati, lo dicevo prima, alla scena finale che avevamo fatto 98 inquadrature Minchia. e la scena finale, la scena della lotta tra me e Dario, non riuscivamo a farla. Ridevamo, eravamo in crisi. A 98 inquadrature solo di voi due oppure in totale? Cioè avevate girato quel giorno? No, avevamo girato, ok. eravamo arrivati Ok. a una totalità di girato di 98 inquadrature e non riuscivamo a farla, cioè eravamo proprio che ci guardavamo e ridevamo, però insomma è stato divertente. Vi chiederei l'accendino. Veramente sei venuto per fare... No, almeno una domanda la devi fare. Io chiedo scusa ai gentili spettatori per questa... Dai, fai una domanda. A chi dei due? Scelgo io. Allora, mi ha fomentato un botto la prima volta che ho visto il corto la tua recitazione e il modo in cui si scontrasse con la tua di recitazione. Mi raccontate se ci sono stati confronti tra di voi sui vostri modi diversi di recitare? Perché tu sei molto, come dicevano prima, come molto alla Marinelli di Caligari. Tu invece sei diverso, tu sei... Vabbè che avevate ruoli diversi, avevate personaggi diversi, ma vi siete confrontati in quanto attori, quindi sti cazzi del regista, sti cazzi del corto, ma in quanto attori? Allora, Vieni fra, oppure lui, non lo so. Grazie. allora, io tra l'altro avevo fatto il provino per Cesare in Non essere cattivo, Hai capito? Mangi... quando ancora Marinelli doveva fare il ruolo di Vittorio, quello che poi ha fatto Borghi. Ok. Però ero super giovane, era uno dei miei primi provini. Però vabbè, chiusa parentesi. Vabbè, hai perso quel treno, però dai. Vabbè, ma era giusto che lo prendesse Luca, è un attore sì, dai. straordinario. E Non sarebbe stato lo stesso film. Sarebbe stato diverso, no? meno male che l'ha fatto lui. Grande film. Quello Io non sarei riuscito a farlo. Però allora, per quanto riguarda la recitazione, ci siamo molto spalleggiati. Cioè nel senso che io dal principio, quando Fausto mi ha fatto leggere la sceneggiatura, gli ho detto ho un attore che potrebbe fare il ruolo di Elia, Ok. ed è Dario Naglieri. Lui mi dice no, ma Dario secondo me è troppo figo, è troppo grande, è grosso. Io ho detto no, fidati, secondo me lui
può farlo. Ma sì, il fratellino un po' grosso, cioè comunque fisicamente importante, ci sta anche nell'immaginario per scardinare un po' quel ruolo del fratellino. Sarebbe stato un po' il cliché di prendere l'adolescente col brufolo. Capito? Un po' Stranger Things. Esatto. Non li vogliamo, a noi piacciono i ragazzi che hanno mangiato la verdura, la carne. Esatto. Quindi la sfida è stata un po' quella, no? Prendiamo Dario perché è un bravissimo attore, ci lavoriamo, abbiamo lavorato tanto insieme, nel senso io sono un attore molto di pancia, ho una sceneggiatura, però poi ci metto tanto di mio, cerco di evitare le battute, sono in un modo, io le cambio, le faccio me, dico ma cazzo io come la direi questa cosa nella vita e la voglio così. E con lui abbiamo cercato durante la lavorazione di dire, lui spesso mi veniva vicino e diceva ma io adesso sta battuta perché devo dirla così? Io dicevo Dario, ma tu questo come la senti? Cioè, come la diresti? Qual è il tuo problema? Qual è il tuo limite? Vai, non ti preoccupare, Vabbè, ci quindi, arriviamo. Figo, cioè avete avuto un rapporto quasi di fratello maggiore. Assolutamente, anche se poi nel lavoro ci scontriamo, erano opposto, chiaro. però poi riuscivamo a trovare un equilibrio recitativo, e nonostante sia diverso, perché è giusto che sia diverso, perché il mio è un ruolo che crea disordine, è uno che gli smuove l'equilibrio, gli oggetti nella stanza, li sposta lo scorpione, gli dice senti sto pezzo, si appropria di cose che non gli appartengono, è invasivo, è fuori luogo, è totalmente fuori luogo. Lui invece era molto più contenitivo, riusciva a incanalare, a immagazzinare la sua rabbia e il suo conflitto nei confronti di Sandro. È fondamentale, cioè credo che abbia funzionato a palate questa cosa. Devo dire è stato abbastanza naturale comunque. Da un certo punto di vista Giulio e Sandro, diciamo nel corto, mi affascinava anche, e da un altro punto di vista ovviamente lo odiavo comunque, perché arrivava in casa mia a togliermi quello che era riuscita a raggiungere mia sorella. E poi il nostro rapporto comunque è continuato anche al di fuori del corto. Io lo vedo un po' come mio fratello maggiore alla fine, quindi io credo che sia importante per una generazione di attori, ma in generale per gli artisti, chiunque faccia un mestiere che richiede comunque che il pubblico ti ascolti, aiutarsi, perché magari lui può essere più bravo di te in alcune cose, ma magari tu dalla tua posizione puoi comunque portare dei vantaggi anche a lui, e alla fine è l'unico modo per effettivamente, se uno rimane da solo è difficile emergere. C'è stata tanta armonia comunque. E questo il corto ne ha beneficiato sicuramente, perché si sente proprio, noi guardandolo, io l'ho visto con Francesco, eravamo insieme, è finito, gli ho detto c'è gli attori, c'è il tema degli attori, che io provo a fare questo lavoro e ho una grandissima difficoltà nel lavorare con gli attori, sia perché li scelgo dalla strada, quindi voi eravate a vostro agio sul set, questo è chiaro, tanto da poter fare un lavoro poi su dei personaggi, però anche in poco tempo, cioè tipo un segreto, qualcosa che avete scoperto, allora, magari anche tu con la tua piccola esperienza, diciamo. Allora sì, io devo dire, era alla fine uno dei primi lavori che ho fatto. Per me ha fatto tanto anche questo clima solidale tra di noi, perché mi ha aiutato sia a stare tranquillo, poi anche questa cosa di comunque che loro credessero in me, in quello che facevo, mi dessero la possibilità di cambiare qualcosa. Alcune battute non dico che l'ho scritte io, ma quasi praticamente. Vabbè, ma fa parte del ruolo dell'attore, dai. E devo dire che per me è stata un'esperienza assolutamente formativa, e sono andato via da là che in pullman piangevo praticamente. Bello. Piangevo perché avevo capito effettivamente cos'era per me vivere un set. E ti è piaciuto? E non tutti sono così. Non tutti sono così, purtroppo. Questo è un grande tema. Questo è un grande tema, soprattutto nelle produzioni lunghe. Nelle grandi produzioni, sì, purtroppo certo. diventa anche complicato gestire i rapporti umani. Esatto. Come in una squadra di calcio, io faccio sempre il paragone allenatore-regista. Il calcio è la grande parabola, il
calcio è la grande parabola del mestiere dell'attore. Come giochi a calcio, come sei in campo, così sei sul set e così... Eh sì, se sei un solista, no? Uno che No. pensa solo a se stesso e fai dribbling, o sei Ronaldinho e allora magari reggi da solo, ma è difficile. Però Ronaldinho c'ha comunque una squadra forte. Infatti hai bisogno, ma più che altro hai bisogno proprio di un rapporto, cioè che i compagni si fidino di te, che ti passino la palla anche per fare Ronaldinho. Perché altrimenti se sei un fenomeno e in mezzo hai il deserto non funziona. Non arrivi ad Arte Settima Festival. Assolutamente no. Se posso dire una cosa, per esempio, io ho ricominciato a fare calcio quest'anno, dopo tanti anni, e mi aspettavo di trovare un clima ostile, di arrivare e avere la squadra già pronta, preparata, che invece non è in grado di accettarti, che in spogliatoio ti bullizza. E invece non è così, perché se trovi la società giusta, Certo. i compagni ti accolgono. Ma sai che a volte ci sono delle situazioni in cui magari danno l'idea di essere una squadra preparata e poi in realtà è solo apparenza e fondamentalmente i rapporti umani sono pessimi. E questa metafora vale sia per il calcio, vedi la Juventus, si può dire, e magari anche nel grande cinema. Magari all'apparenza un mega cast incredibile e poi si odiano. E poi magari i professionisti non lo danno a vedere, riescono comunque a lavorare, però lo spettatore un po' lo percepisce. Sì, ma si vede, ma senza dubbio. Beh ragazzi, bravissimi tutti e due nel corto, tifiamo per voi e ci rivediamo quando Noi volete. siamo felicissimi di stare qui e quindi salutiamo Arte Settima Festival. Vi amiamo, grande viva l'Angelo Mai, perché questo è un lavoro di resistenza. Tutto il nostro settore si basa sulla resistenza e noi siamo pronti a lottare nonostante le tempeste e la pioggia romana di questi giorni. È Renato Zero che fa il E concerto. Renato Zero, il triangolo no. Il triangolo Non no. l'avevamo considerato. Noi di Arte Settima il triangolo non lo vogliamo. Grazie. Grazie ragazzi, Dario, Giulio. Giulio, vuoi intervistare tu Sergio? Dai. Allora Sergio, non ci togliamo gli occhiali. Siamo contro gli occhi. Vabbè, io ti faccio i complimenti. Ma tu ti sei levato gli occhiali, mi hai detto non se li levamo. Ma perché lo sai qual è Allora il me li problema? levo pure io. No, è perché dico io non ci No, sento. leva. Poi dico mi tolgo gli occhiali e dico magari ci sento meglio.